mettiamo in sicurezza le nostre password. Un software buono che ha anche delle buone review è LastPass. Esistono due versioni, sulla sinistra personale e sulla destra business. La personale è gratuita, la business è a pagamento. Mi sembra che il prezzo si aggiri intorno a 2 euro al mese, una cosa del genere. La differenza sostanziale è che con il business puoi condividere l'account, cioè puoi condividere l'account, puoi creare più account. Questo perché, per esempio, in un'azienda, immaginati il dipartimento IT, dove hanno delle password, no? Quindi con LastPass tu hai la possibilità di creare diverse cartelle e condividere queste cartelle, queste password con i membri del tuo team, o se è personale, per esempio, con i membri della tua famiglia. Pensa per esempio alla password di Netflix. Ok, allora creiamo un nuovo account. Ottieni la password, email, lui me ne suggerisce una, ora io dice almeno 12 caratteri, perfetto. Mettiamo questa, quella che mi suggerisce lui, e via. Andiamo avanti. Promemoria opzionale, noi non ci interessa, registrati gratis. Poi dopo installa LastPass sul browser. Intanto fammi aprire una nuova scheda. Gmail. Ok, aggiungi a Firefox. Molto semplice l'installazione. La password di LastPass, che è la password che quella che ti devi ricordare, siccome è anche abbastanza lunga, 12 caratteri, ti conviene, secondo me, salvarla da qualche parte. Consenti il funzionamento anche nelle finestre anonime. Ok, accetta. Perfetto. Vedi qui, se metti l'email e la password, che io ovviamente non me la ricordo. Quindi se, come nel mio caso, non te la ricordi, ora la prendiamo perché vedi sta facendo il login, e va resettata chiaramente. Però questo è soltanto un video dimostrativo. Quando ha finito, guardiamo come funziona. Una volta dentro è come lo vediamo adesso e come funziona LastPass. Guardiamo un attimo. Allora, diamogli un'occhiata. Qui abbiamo aggiungi elemento, quindi abbiamo le password, nota, indirizzo, carte, conto, eccetera, eccetera, che lo puoi creare. Se tu invece non lo vuoi creare, non vuoi creare le tue cartelline, andiamo a vedere qui password, che ovviamente qui non c'è niente, è tutto vuoto. Proviamo un sito. Fammi vedere un sito internet dove non sono registrato, forse Alibaba. Vediamo un attimo. Alibaba. Ok, join for free. Ora mi registro Alibaba e ti faccio vedere come funziona. Qui vedi, qui in alto a destra che è giallo, vedi impossibile contattare il server. Questo si succede quando perde la connessione al server, ma le password sono sempre disponibili. E quando è rosso invece funziona. Quindi Malta, mettiamoci questo, no, CrazyNet, login password, mettiamoci una password, conferma password,
company name myself, full name Valerio Lollini, telefono 123 456 78 e dovrebbe essere fatto verification. Ok, fai accedere e registra. Ok, fammi vedere il codice che mi ha inviato Alibaba. Submit. Qui è quello che ti appare di solito, no? Tu gli dici salva e gli dico non salvare. Qui c'è l'email di benvenuto di Alibaba. Accetta. E congratulazioni. Ok. Un attimo solo che ti faccio vedere. Perché poi è uguale per tutti, poi insomma. Vediamo un po'. Qua c'è il lucchettino. Devo compilare il profilo. Ok. Let's continue. Ok. Skip, skip, skip. Ammazza quante domande che fa. E siamo dentro Alibaba col mio account. Io faccio sign out. Adesso guardiamo se LastPass ci intercetta. Andiamo bene. Alibaba. Alibaba. Ok, email address crazynet.info@gmail.com, a parte qui che ho fatto una virgola invece che di un punto. Metto la password. Quando faccio sign in LastPass mi dovrebbe far venire un pop-up qui dove mi dice se voglio salvare la password, che non me la fa venire, non so perché. Ah, eccolo. Ok, e gli dico aggiungi. La mia password è in LastPass, quindi quando ne hai tante ovviamente di password, io qui scrivo Alibaba e lui me la fa vedere. Se avessi Facebook, scrivo Facebook e lui mi fa vedere la password di Facebook, oppure con questo bottone qui, con questo pulsante, mi apre il sito direttamente con la password. Questo serve per fare per copiare username o password, e questo è l'edit. Se io apro la mia cassaforte vedrò i miei siti, in questo caso business e Alibaba. Ti faccio vedere il mio che uso su Chrome. Aspetta un attimo, che è più come dire, corposo. Questo è il mio su Chrome, come vedi ce l'ho. Vedi, non senza categoria 105, che in realtà poi sono tutte quelle dei laboratori vari che faccio. Poi dopo ho education, business, email, entertainment che è Netflix, finance, eccetera eccetera. Se io vado qui e scrivo per esempio facciamo, non so, Facebook, ed eccolo qua, ho tutti gli account di Facebook. E LastPass lo puoi installare anche sul cellulare con sempre per esempio con la stessa email, così te hai tutte le password disponibili tutto il tempo. Se poi dopo invece devi creare, fammi vedere un attimo,
devi creare delle cartelline tue, apri, e a quel punto te qui con il più fai crea cartella o altri elementi, qui nuovo elemento personalizzato, qui gli diciamo password di CrazyNet, fai salva, aggiungi campo, password, test, bene. Ora sulla versione gratuita non si può fare, questo è il problema. Comunque su impostazioni, no, non ce l'ho, sulla versione professional hai la possibilità di fare la condivisione della cartella, però in questo caso non ce l'abbiamo perché ovviamente è la versione gratuita. Comunque sulla versione a pagamento hai la possibilità di condividere la cartella con più membri dello stesso gruppo o famiglia. Con la versione gratuita lo condividi per esempio con i membri della tua famiglia per le password che vuoi condividere con i membri della tua famiglia. Questo è più sicuro perché sul browser è abbastanza facile trovare le password, ci sono degli exploit o su GitHub o degli script che ti fanno uscire le password dal browser, mentre con LastPass no. Una piccola nota, LastPass fu hackerato nel 2011, ma da quel giorno ad oggi è stato fatto dei grandi cambiamenti per quanto riguarda la sicurezza. Se sei curioso, provalo e sicuramente ne rimarrai molto soddisfatto, soprattutto per l'utilità delle password, che le hai tutte messe per bene, organizzate, è molto utile. Ti ringrazio per aver guardato questo video e al prossimo.